Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Come ogni sera io lascio gli stivali qui fuori, sì, con i calzini a prendere un po' d'aria che sono atomici. E stamattina ne trovavo solo uno. E siccome qua abbiamo dei cagnoni bellissimi che vorrei farvi vedere, ci siamo fermati in questo camping dove hanno stanze ma puoi anche piantare la tenda. C'è, guardate, una bellissima area verde, pagato poco, c'è anche la piscina. Boh, insomma, ho trovato il calzino tutto pieno di bava perché il cane se l'è mangiucchiato, mannaggia lui. Siamo a circa 300-400 km dal confine iraniano. Oggi è l'ultima tappa in Armenia e domani entriamo in Iran. E la cosa mi emoziona. Sarà la seconda volta che entro nel paese. Questa volta visiterò quella che dovrebbe essere la parte ancora più bella rispetto a quella dell'anno scorso, che è la parte centrale e settentrionale dell'Iran. Vedo l'ora. Ieri, dopo aver visto il caravanserraglio, siamo scesi e ci siamo fermati a questo incrocio dove c'è il Crossway Camping e ci siamo fermati qua a dormire e abbiamo fatto anche il bagno in piscina. Dopodiché, in realtà, avremmo potuto vedere alcuni monasteri qua, questi, anche questo qua a Noravak, questo di Noravank, che è uno dei più belli, però lo lasciamo per la prossima volta, per cui noi cosa facciamo? Proseguiamo per la strada verso Tatev, che è qua, dove c'è un monastero bellissimo che invece andiamo a vedere. C'è anche qua Satan's Bridge, il ponte del diavolo, stile Cividale del Friuli. E dopo da qua proseguiremo verso Kapan per arrivare ad Agarak, che è il confine con l'Iran, dove dormiremo e domani attraverseremo il confine. Accendimi la GoPro. Aspetta che accendo la tua. Di là di queste montagne, in quella direzione, c'è il Nakhchivan, che è una repubblica autonoma che fa parte dell'Azerbaigian, è un'exclave dell'Azerbaigian. L'enclave è quando si sta dentro un altro paese, l'exclave è quando si sta fuori, che l'Azerbaigian da tempo cerca di riunificare attraverso un corridoio nel sud dell'Armenia, creando tantissime tensioni. E questo è anche uno dei motivi per cui il Nagorno-Karabakh era così importante per l'Azerbaigian, perché gli serviva proprio per collegare in un futuro di guerra, molto probabilmente, fino a 2300 metri di altitudine. Si iniziano già a vedere i primi mezzi targati Iran. Sta venendo la pelle d'oca, non so spiegarvi. Guardate che bello. Ma ieri stavo raccontando l'attraversamento del Belucistan a una coppia bellissima, un ragazzo di origini armene che vive in Germania, una ragazza turco-tedesca. Stavo raccontando il nostro attraversamento del Belucistan, Pakistan, l'anno scorso, e avevo i brividi. Non so, non riesco a trasmettervi il livello di gratitudine che sento per poter vivere questa vita, per poter viaggiare in sella a una moto, poter vedere quanto è bello e brutto il mondo intero. Militari che vanno al fronte. La guerra tra Armenia e Azerbaigian non è ancora finita, probabilmente non finirà presto. Facciamo benzina? Hello? No benzina. Niente benzina? Prossimo. E così succede anche che i distributori non abbiano benzina in sto paese. Tutto normale. Quello che vedete là dietro è il Caucaso minore, che dovremmo superare per arrivare comunque in Iran, visto che hanno chiuso un pezzo di autostrada. Dopo vi raccontiamo meglio che diavolo sta succedendo. Vediamo se qua hanno benzina. Quarto, quinto distributore che proviamo. Benzin?
Benzin, benzin. Le montagne del Caucaso minore all'orizzonte. Il monastero là è a picco nella vallata. Tra l'altro, essendo dello stesso colore, è difficilissimo da vedere, però è bellissimo, è mimetizzato. Dobbiamo scendere qua sotto e dopo rifare tutti i tornanti per salire su per la strada. Schifo sto brecciolino. Questo che c'è qua sotto è il ponte del diavolo. Bisogna camminare, quindi bisogna lasciare la macchina qua e camminare avanti. La moto, sì. Al monastero di Tatev, uno dei più importanti di tutta l'Armenia, fra l'altro l'altro di Novarak. Abbiamo scelto di non vederlo per lasciare qualcosa di bello anche nel futuro, almeno un vero monastero di quelli bellissimi. Questo è il secondo, sono due quelli più belli, questo è quello di Novarak, costruito nel IX secolo. È uno dei classici dell'architettura armena ed è della chiesa apostolica armena, e quello che vedremo soprattutto è, a parte la fattura, e sapere che questo è stata una delle università più importanti dell'Armenia medievale tra il 1300 e il 1450, quando sono arrivati i turchi, successivamente anche insieme ai persiani che hanno combattuto in queste aree. Ed è un posto comunque magnifico, e adesso lo facciamo vedere. Io l'ho visto nel 2017, nel mio viaggio era ancora in fase di ristrutturazione, non tutto è originale, è stato molto ricostruito, però è molto bellino. Sì. Scorre il fiume qui. Era veramente a picco. Inespugnabile. Tutto è stato espugnato. I nostri amici mongoli. Che però hanno desistito soltanto svanetti. Ma perché non spero neanche dove era sulla mappa? Uno dei più belli visitati finora, e adesso inizia questa strada di montagna tutta curve dove convoglia tutto traffico merci, collega l'Armenia e l'Iran. Per ora la strada è ok. Ecco bellino. Ciao, andiamo in Iran? Andiamo in Iran. Adesso scendiamo fino in fondo valle a Kapan e dopo ci tocca tornare su sicuro e attraversare a un passo 2700 metri per scavallare il Caucaso minore e andare verso l'Iran. Ecco qua, camion iraniani con la doppia targa, Ural, militari
armeni comprati dai russi. Pensate che quelle montagne lì davanti sono già Azerbaijan, queste qua. È Azerbaijan, infatti vedete anche la bandiera dell'Azerbaijan dall'altra parte della vallata. In questa zona ci sono anche tantissimi sfollati del Nagorno-Karabakh, perché alla fine questo è il primo paese dopo Armenia venendo dal Nagorno-Karabakh, quindi può essere che tantissima gente sia scappata e sia venuta qua, Cioè, guarda che strade, quei tombini così. Io a memoria me la ricordavo tipo tutta così, con sti solchi, quei camion che per evitarli ti vengono in faccia, questi tombini che ti tranciano tutto, fra l'altro hanno anche i ferri fuori, bisogna avere 400 occhi. Unica strada di collegamento tra Armenia e Iran, sta cosa qua. Azione per l'ultimo monastero che vediamo in Armenia. Ciao ciao. È finita quella strada. Cioè, hanno asfaltato giusto. Prima ci siamo partiti da Tatev, abbiamo fatto questa strada che hanno rifatto tutta in realtà, come vi spiegavo. Io ho preso la deviazione qua a Kapan e siamo arrivati al monastero di Vahavani e dopo proseguiremo per il passo. Qua c'è il passo e dopo scendiamo. Volevo mostrarvi che qui in Armenia ogni monastero ha le indicazioni anche in italiano. Non vi serve a niente. Ve lo devo leggere perché non è che mi ricordi tutto a memoria. Volevo leggervi, visto che siamo comunque di fronte a una chiesa, l'ultimo monastero che vediamo in Armenia, anche una delle differenze di credo determinate proprio dalla mancanza e dal non riconoscimento da parte della Chiesa Apostolica Armena dei concili che sono venuti dopo il 451, cioè già dal concilio di Calcedonia, per cui anche, come dire, gli atti di fede sono diversi ed è leggermente diverso dal credo nicciano, costantinopolitiano, che è quello che usiamo noi, per cui volevo leggervi anche la differenza. Avete presente tutti che inizia con noi crediamo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e solite robe che leggono in chiesa. Poi dice, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e questa è la vera differenza che hanno loro, si incarnò, si umanizzò, nacque perfettamente dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, prese corpo, spirito e mente, tutto ciò che c'è nell'uomo veramente e non in apparenza. Quindi hanno questa formula che è diversa, perché vogliamo ricordarvi che l'abbiamo detto in un altro video, che loro non sono monofisiti, ma non sono neanche duofisiti, ma sono miafisiti, per cui hanno una visione completamente diversa. Cosa è Gesù Cristo? Quindi non è solo Dio, non è solo uomo, è un miscuglio mix-max. Adesso lo sto dicendo in maniera molto divertente, molto sbrigativa, per cui ha una componente umana, ha una componente divina, che però si uniscono, e non è come il duofisismo nostro dove c'è sia la componente umana sia la componente divina, e non è come il monofisismo dove viene riconosciuta solo la componente divina e non quella umana, come per esempio, chiamiamola così, eresia, ma eresia nel senso come difformità di fede della visione ortodossa in senso vero, cioè dell'ortodossia cristiana, che è rappresentata per esempio dall'eresia di Ario, cioè dagli ariani. Che panorama! Siamo sul passo? Ma cos'è sta roba? Qui sul passo abbiamo appena incontrato per la prima volta un iraniano motociclista viaggiatore che è partito dall'Iran ed è adesso in Armenia. Hello, my friends. How are you? What's your name? My name is Arfan Mohammadi. I'm from Iran, Which And- city? Sanandar city. I'm traveling to Armenia, And next? and I lose my passport, my Yes. certificate driving, Yeah. all my things, my money. Yes, such a Sorry. lucky. But next year Europe. Europa, yeah. Italia.
Italia, Switzerland, Sweden, Barcelona, English, French, Germany, Amazing. all around Europe. Wow, look at the eyes. I see you in the Italia. In Italia, ci vediamo in Italia. Next year, futures. Ci vediamo in Italia. Okay. Bye. All the best. Nice to see See you next time. Have a good day. Have a good Bye! E lui ha perso portafoglio, soldi, documenti della moto e questo era il suo primo giorno in Armenia. È successo al monastero dove siamo stati noi e lui aveva pianificato di andare appunto anche in Turchia, in Georgia e quindi adesso sta tornando a casa. Come noi non possiamo usare le nostre carte in Iran, loro le loro carte non le possono usare fuori. Sì, in realtà questo è uno dei primi motociclisti iraniani che incontro. Non ho memoria di motociclisti iraniani con le borse così incontrati per strada, perché ce ne sono pochissimi. Che spettacolo, targa iraniana, overlander. Quelle davanti a noi sono le bellissime montagne dell'Iran, illuminate dal sole. L'Iran ci saluta col sole che bacia le sue montagne. Noi siamo quasi arrivati, dormiremo in una di queste casette. E dietro di noi, con la Benelli, il nostro amico iraniano. Io non avevo mai incontrato un overlander iraniano con la sua moto fuori dall'Iran. È stato un incontro bellissimo. Siamo arrivati, ho parcheggiato qua le moto a circa 10 km dal confine iraniano e domani entriamo. Le montagne già ci hanno salutato dell'Iran. Dopo poco più di 6.000 km si conclude, diciamo, in senso allargato la parte europea di questo viaggio e domani entriamo in Iran. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, per me è molto importante e noi ci vediamo al prossimo episodio, finalmente in Iran. Allora, adesso vi racconterò un po' di geopolitica, secondo me essenziale per capire anche dove ci troviamo in questo momento a Tatev e perché dobbiamo fare una strada su per le montagne per uscire dall'Armenia in direzione dell'Iran. L'Armenia è questo paese qua che vedete che confina con la Turchia, con l'Iran, con la Georgia e con l'Azerbaigian. Nella parte a sud c'è un restringimento, che è questa sezione qua, che è a confine con l'Iran, che è qua. Il problema è che questa sezione qua, che confina con l'Iran, taglia di fatto in due lo stato azero, ovvero nella parte principale dell'Azerbaigian più una repubblica autonoma che si chiama Nakhchivan, che è questa qua, che ha lo stesso nome anche del suo capoluogo, che è praticamente un'exclave, che ve l'ho già nominato prima, che sta tra Iran, Turchia e Armenia e non ha nessun collegamento diretto con la madrepatria, chiamiamola l'Azerbaigian stesso. Questo vuol dire che tutte le merci che vanno dall'Azerbaigian principale a Nakhchivan devono transitare, visto che sono in perenne conflitto con l'Armenia, adesso raccontiamo il perché, devono transitare dalla Georgia alla Turchia e entrare a Nakhchivan, oppure transitare per l'Iran. Ovviamente un casino. Cosa è successo? Fin quando c'era l'Unione Sovietica, tutta questa cosa qua era un unico stato senza controlli di confine. Tra l'altro, all'inizio, quando si è formata l'Unione Sovietica, tutta questa zona veniva chiamata Repubblica del Transcaucaso, ovvero era un'unica repubblica senza divisioni dei territori. Dopo, negli anni 30, è stata divisa nelle repubbliche socialiste sovietiche di Georgia, Armenia e Azerbaigian, e alcuni territori sono stati assegnati ad alcune di queste repubbliche, un po' su base non proprio, come dire, storicamente accurata, ma anche tenendo conto
della geopolitica dell'area, per cui hanno fatto delle concessioni alla Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian per tenersi buone negli anni 30 la Turchia di Ataturk. Bisogna pensare comunque che erano dei periodi in cui durante la prima guerra mondiale la Turchia si era schierata con gli imperi centrali ed erano passati 20 anni e nessuno avrebbe escluso che sarebbe stato possibile che Ataturk si fosse alleato negli anni 30, non so, con Mussolini o con Hitler per rivendicare ancora dei territori che facevano parte della grande area del Turkestan. Quindi anche per tenersi buono Ataturk e i turchi lì vicino avevano assegnato un'area che è quella del Nagorno-Karabakh alla Repubblica Socialista Azera, anche se nel Nagorno-Karabakh vivono in stragrande maggioranza persone di etnia e di religione cristiana e di etnia armena. Invece nel Nakhchivan vivono soprattutto musulmani. Per cui qua che vivono i musulmani, quindi il Nakhchivan venne incorporato nella Repubblica Socialista Sovietica Azera insieme al Nagorno-Karabakh dove vivevano armeni cristiani. Fatto questo, tutto questo casino, finché c'era l'Unione Sovietica, non era un vero casino, perché la gente si spostava di qua o di là e il fatto che fossero in una provincia o in un'altra erano come quelli di Sappada, tristi che fossero in Veneto piuttosto che in Friuli Venezia Giulia, ma non è che cambiava tanto, erano sempre in Italia, quindi non sarebbe cambiato nulla granché. Però le spinte nazionaliste di fine anni 80, inizio anni 90, cioè quando c'è la dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno fatto in modo che i confini delle repubbliche socialiste sovietiche diventassero confini di Stato e quindi ci si trovassero delle zone a maggioranza, per esempio armena, come in Nagorno-Karabakh, all'esterno dell'Armenia. E questo di fatto non è così diverso dal concetto di quello che è successo per esempio adesso in Ucraina, che negli anni 50 la Repubblica Socialista Sovietica Russa aveva ceduto la Crimea alla Repubblica Socialista Ucraina, pensando siamo dentro lo stesso Stato, non cambia niente a nessuno se siamo di qua o di là, amen. Invece i problemi si sono posti quando sono sorti i confini e già negli anni 90 su questo confine qua è scoppiata la guerra, perché quelli del Nagorno-Karabakh, supportati dagli armeni, volevano inglobare il Nagorno-Karabakh all'interno dell'Armenia. Ma ovviamente le Nazioni Unite, le spinte degli Stati Uniti, che c'entrano sempre, hanno scelto di creare un'area di destabilizzazione, facendo riconoscere a tutti gli stati, di fatto al mondo, che il confine ufficiali dell'Armenia e dell'Azerbaigian erano quelli delle repubbliche socialiste sovietiche precedenti, di fatto tagliando fuori il Nagorno-Karabakh, che ha il 99% delle persone che sono di etnia armena, fuori dall'Armenia, facendoli vivere in un paese a stragrande maggioranza musulmano come l'Azerbaigian. Per cui è scoppiata una guerra nel 90-91, si sono menati e all'epoca gli armeni, grazie anche in parte al supporto piccolo russo, erano riusciti a mantenere il controllo del Nagorno-Karabakh, anche se non riconosciuto da nessuno. Per cui io nel 2017 ero riuscito a entrare in Nagorno-Karabakh, a visitare la capitale Stepanakert, che è qua, la capitale. Ero riuscito a fare questo giro, era molto carino, ci sono fra l'altro anche i più bei templi armeni si trovano in Nagorno-Karabakh, ce ne sono tantissimi e sono stupendi. Succede che comunque per gli azeri questa qua era una situazione non finita, soprattutto per una questione di fondo, ovvero che a loro serve il Nagorno-Karabakh per un giorno trattare, per avere un corridoio che porti dall'Azerbaigian al Nakhchivan, perché di fatto il sogno azero è di tagliare fuori questa parte di Armenia, cioè staccarla dall'Iran ed essere proprietari in modo da creare un corridoio diretto tra l'Azerbaigian e il Nakhchivan. Nel 2021, 2 anni fa, quando la Francesca stava guidando la moto la prima volta in Turchia e in Georgia, è scoppiata la guerra perché in tutti questi anni gli azeri, grazie al gas, al petrolio, hanno investito un quantitativo enorme di soldi in armamenti, comprati soprattutto dai loro amici turchi. E questo, loro hanno amassato talmente tante armi, droni, equipaggiamento moderno, con dei soldi che gli deriva del fatto dalle royalties e dai profitti del gas e del petrolio, sono riusciti a scatenare una guerra in Nagorno-Karabakh, che qualcuno di voi ha sicuramente letto, su tutti i fronti del Nagorno-Karabakh, di fatto riconquistandolo completamente, lasciando solo qualche zona intorno a Stepanakert e altre poche zone, sotto il controllo
della Repubblica Autonoma del Nagorno-Karabakh, perché è una repubblica autonoma anche se di fatto controllata dall'Armenia, creando un corridoio controllato adesso dai russi, che sono tipo forze di peacekeeping in questo caso, che serve a mantenere un collegamento vivo tra questa microscopica zona ormai di Nagorno-Karabakh e l'Armenia. Ci sono stati centinaia di migliaia di sfollati 2 anni fa in questa zona, gli azeri hanno praticamente vinto la guerra, gli armeni l'hanno presa malissimo, infatti è crollato anche un governo, 2 anni fa è successo un delirio, perché è una questione di identità nazionale, e in più sono stati distrutti anche tantissimi monasteri, sono stati casi di eccidi e tutto quanto. Questo per raccontarvi anche il fatto che una strada che da Goris andava a Kapan passava in realtà per 2 chilometri in quest'ansa qua all'interno del confine azero, però era sotto controllo armeno, cioè della Repubblica del Nagorno-Karabakh. E adesso con l'invasione che è arrivata su tutti i punti hanno tagliato l'autostrada, chiudendo questa strada qua che di fatto non esisterà più, obbligandoci a passare da Tatvan in mezzo alle montagne, seguendo questa strada bianca che ci porterà giù a Kapan. Cosa dire? È sempre un gioco delle parti ed è difficile anche capire sempre chi ha ragione o no. Questa è un'area a maggioranza armena che ha votato più volte, ha combattuto per stare insieme all'Armenia, il Nagorno-Karabakh, ma nessuno Stato internazionale ha mai riconosciuto, anche per il fatto che l'Azerbaigian è un paese esportatore di gas, che ha una grossa influenza soprattutto in Occidente, non è riuscito a far riconoscere nessuno che il Nagorno-Karabakh fosse suo territorio, anche se ne era nella disponibilità da 30 anni. E questo ha dato l'opportunità di scatenare la guerra contro l'Armenia e contro il Nagorno-Karabakh da parte degli azeri per riconquistare quel territorio che legittimamente loro controllavano. Questo anche fa capire perché gli armeni sono molto simpatizzanti della causa russa in Ucraina, perché i russi vendono la guerra in Ucraina come sono area a maggioranza russa, che vogliono stare sotto la madre Russia, e invece per cause durante l'Unione Sovietica, quando stavamo tutti insieme, non interessava niente nessuno, sono stati attaccati a un'altra, è crollata l'Unione e adesso sono separati da noi, dobbiamo riunirci. E la gente è anche in parte poi in Crimea molto spesso a favore di queste cose qua, come lo erano in Nagorno-Karabakh. Però ovviamente nessuno riconosce questo tipo di operazione, perché nel mondo moderno è estremamente difficile cambiare i confini, anzi se non impossibile. Credo che l'unico stato che ci sia riuscito sia il Sud Sudan un paio di anni fa, a cambiare i confini di uno stato legittimamente riconosciuto dall'ONU, e questa è una soluzione senza fine, perché adesso c'è il corridoio dei russi che separa quello che rimane Nagorno-Karabakh di Stepanakert, ma sono sicuro che nel corso dei prossimi anni ci sarà un nuovo attacco delle forze azere che conquisterà definitivamente il Nagorno-Karabakh. E poi del fatto che dell'Armenia non gliene frega niente a nessuno, perché è un micro paese senza nessun tipo di risorse, tant'è vero che anche in Italia non gliene frega niente a nessuno, perché anzi non ci interessa niente dell'Armenia, perché è per ridurre la dipendenza dal gas e dal petrolio russo dopo la guerra in Ucraina a seguito delle sanzioni. Noi da chi siamo andati a comprarlo? Dagli azeri. E infatti quando eravamo in Georgia siamo passati per delle montagne che abbiamo fatto fuori strada e stavamo costruendo un gigantesco oleodotto che andava dall'Azerbaigian, passava direttamente per la Georgia e dopo continuava in Turchia, per portare ancora più gas a zero in Europa. Questo perché non lo acquistiamo più dai russi, ma non è che gli altri da cui li acquistiamo non facciano cose uguali, semplicemente ci interessa di meno, perché naturalmente la geopolitica funziona così. E gli armeni sono letteralmente fregati, perché il giorno in cui l'Azerbaigian deciderà completamente di tagliare fuori l'Armenia dall'Iran per riattaccarsi al Nakhchivan, oppure quello che potrebbe succedere è che obbligheranno l'Armenia a costruire un corridoio di libero transito sul loro territorio, dopo che hanno comunque vinto la guerra, farà in modo che questa situazione sarà un casino. Opinione personale: chi è la causa di tutti sti mali? Secondo me il nazionalismo spinto, becero, che ha caratterizzato la dissoluzione dell'Unione Sovietica, che ha portato alla creazione degli stati nazionali con un'identità nazionale fortissima, dove il vicino di casa, che era amico e cugino fino a 5 minuti prima, è diventato un nemico. Ma gli stati hanno bisogno di questo per vivere, in realtà hanno bisogno di nazionalismo spinto, perché se non fosse per quello non avrebbero senso di esistere. Non più nemici, non più frontiere, sono confini, rosse bandiere, diceva una canzone. Però
per 80 anni sta gente si è almeno sopportata, invece dal 2000 e dal 91 in queste zone sono morte centinaia di migliaia di persone in guerra, più ci sono stati milioni di sfollati, quindi adesso vedremo di transitare, che potrebbe essere sempre l'ultima volta per questo corridoio che dall'Armenia porta all'Iran, perché già per me nel 2017 è stata l'ultima volta che si poteva visitare il Nagorno-Karabakh, c'è chi l'ha fatto dopo, ma io non l'ho potuto più fare. Francesca, per esempio, non ci può più andare, molto probabilmente non ci andrà mai, e quindi può essere anche l'ultima volta che attraversiamo dall'Armenia all'Iran. E questo è anche uno dei grandi motivi per cui dico sempre bisogna viaggiare adesso e non chissà quando, perché giusto per darvi uno scarto temporale, io nel 2017, povero come un barbone con la mia Classic 500, sono riuscito a vedere i monasteri del Nagorno-Karabakh, e adesso molto probabilmente alcuni non esistono più ed altri non, qualcuno di voi, anzi quasi tutti, nessuno di voi riuscirà a vederli mai. Quindi prendete e partite prima che tutto il casino succeda. Stessa roba potrebbe valere per l'Iran, chissà, magari l'Iran piomba in una guerra civile come la Siria, potrebbe succedere. L'Iraq è la prima volta che si potrà visitare dopo 40 anni che non si poteva andare in Iraq, forse 50, fate un po' voi.